Salve a tutti ragazzi, io sono Guido Sprite, sono un pixel artist e oggi andiamo a vedere come realizzare delle animazioni in Sprite. Per avere pieno controllo sulle nostre animazioni dobbiamo necessariamente imparare a conoscere l'interfaccia inferiore. Abbiamo qua il layer, il frame, adesso collegato. In basso a destra abbiamo il bottone più che ci permette di aumentare il numero di frame del layer selezionato. Con l'occhio possiamo rendere invisibile temporaneamente il layer, ovvero il frame selezionato del layer, adesso collegato. Il lucchetto ci permette di bloccare temporaneamente così com'è per permetterci di continuare a lavorare su altro senza andare ad apportare modifiche. Il bottone link, questo bottone che non so se si pronuncia così, ci permette di risparmiare tantissimo tempo. Andandolo a cliccare e aumentare il numero di frame potete vedere questa striscia qua. Questo è come se fosse un frame soltanto, perché se io vado a modificare il frame 8, questa modifica verrà portata anche ai frame precedenti. Ma questa cosa la possiamo fare anche senza cliccare questo bottone. Possiamo selezionare col tasto sinistro i frame, tasto destro, un link e li separiamo. Viceversa, tasto destro, link cell e li riconnettiamo. Questo è molto utile sta cosa. Andando a cliccare due volte sul layer possiamo cambiare il nome del layer o cambiare l'opacità. Col tasto destro, se andiamo a selezionare il layer, possiamo, andando su New e New Layer, crearne uno nuovo. Sempre col tasto destro, clicchiamo, possiamo duplicarlo. Sempre col tasto destro, clicchiamo, possiamo eliminarlo. Qua, invece, ci stanno le impostazioni. Io di qua non tocco niente di solito. Quello che tocco è questo, perché a seconda di quello che devo andare a realizzare sposto l'interfaccia dove più mi aggrada. Per spiegarvi adesso questo bottone qua, andiamo a fare un'animazione. Facciamo una moneta. Ok, ci siamo. Creiamo un nuovo frame, la eliminiamo. Come vedete qua abbiamo l'ombra, chiamiamola ombra, del frame precedente. Questo grazie al nostro bottone. È proprio la stessa grossomodo tecnica che utilizzavano quando si andavano a fare animazioni a mano libera, solo che non abbiamo luci sotto il tavolo, noi abbiamo questa bellissima funzione. Allora, e abbiamo finito la nostra animazione. La potete osservare in tutto il suo splendore. Adesso se noi andiamo a selezionare qui, clic e tasto destro, potete vedere
perché anche qui ci hanno dato la possibilità di di opacizzare i frame. Quindi abbiamo la possibilità di opacizzare il layer e i singoli frame o i gruppi di frame. Ma se noi invece andiamo a selezionare direttamente a partire dai numeri, cambia. Abbiamo qua il frame properties, che qua ci dà la durata, la velocità che utilizza per animare la moneta è questa, 100 millisecondi. Se noi andiamo a mettere 200 o addirittura 300, la velocità cambia. Visto? Di questo menu abbiamo anche new frame empty, cioè vuoto, new tag, delete. Intanto partiamo con i tag. I tag danno, è come crea dei gruppi di frame dentro il layer. Qua lo possiamo colorare, lo nominiamo in qualche modo. I frame avviati qui dentro saranno chiusi, avranno un comportamento chiuso, completamente isolati dal resto dei fotogrammi. Andiamo qua e li fa vedere tutti. Riportiamo alla sua velocità i fotogrammi, tasto destro sul tag, o metti il tag properties o il delete e le elimini. Vai qui, c'è qua loop selection, è come quello di prima ma imposti il loop, è un tag praticamente che imposti il loop. Io onestamente non lo uso così spesso questo, uso più il tag. In questo caso, come avete visto, a me è bastato fare i primi 3 frame, copiarli tenendo premuto, adesso vi faccio vedere, tenendo premuto CTRL, trascinate e li avete copiati. Ma anche qui funziona sul singolo fotogramma. Andate qui, tenete premuto CTRL e clonate. Semplicissimo. Di questi fotogrammi clonati dobbiamo andare a mettere nelle impostazioni i reverse frame, perché così mi cambia il posto e rimane soltanto questo da dover sistemare. Questo, andiamo su edit, horizontal e abbiamo la nostra moneta alla sua velocità. Non vi piace la velocità? Mettiamo 200. Non male. Bene, era da un po' che dovevo fare questo video, non poteva mancare, diciamo. Se vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi se non siete iscritti, attivate la campanella per rimanere aggiornati e ci vediamo al prossimo video.